Eccoci, siamo in diretta e aspettiamo che cominci ad entrare qualcuno all'interno della diretta. Siamo in anticipo? Siamo in orario, siamo tra un minuto, dovremmo essere online. Ricontrolli. Sì, appena si registra, no, ma sì, manca un minuto. fai la prova del se ci sentite. Sì, eccoci. Due persone in diretta. Ci sentite correttamente? Fateci sapere. Siamo qui. Eccoci, ciao Tania. Oggi anche noi siamo con Girasole. Eccoci, 3 persone in diretta. Diciamo 4-5 minuti e iniziamo. Intanto ci presentiamo. Io sono Tommaso Politano, lei è Ottavia Tracagni, siamo dei collaboratori della Fondazione Endometriosi, insomma facciamo parte della community e seguiamo la community come amministratori e siamo qui oggi con il professor Pietro Giulio Signorile che appunto parlerà di terapie in ambito dell'endometriosi naturalmente e risponderà ad una serie di domande che sono state poste all'interno del gruppo nel post dedicato insomma da tutti quanti noi iscritti. Intanto speriamo che questo gruppo sia utile per tutte quante voi, che insomma sia un po' un punto di ritrovo e anche di confronto. Naturalmente siamo sempre aperti a sentire i vostri consigli, i vostri argomenti che è importante trattare. Alle 18.05, tra 4 minuti, inizieremo a rispondere a tutte quante le domande. Saremo in diretta per circa 40 minuti e cercheremo di rispondere a più domande possibili. Tanto vedo che cominciano ad esserci diverse persone in diretta. Naturalmente poi il video si potrà rivedere all'interno del gruppo in modo che sarà possibile insomma riconsultarlo anche in futuro. Insomma, ecco, oggi già... Ecco, vorrei dare anch'io un saluto alla community innanzitutto perché questa è la prima volta che organizziamo insieme un incontro e speriamo che questi incontri possano servire a noi e a voi per migliorare la situazione della malattia anche in Italia. Bene, intanto salutiamo appunto Tania, Valentina, Federica, ancora Valentina. Allora, anche noi oggi appunto come diciamo prima con il girasole che speriamo insomma che diventi un po' il simbolo di questa community, ma in generale il simbolo della ricerca appunto nella lotta all'endometriosi per appunto nuove cure, nuove appunto speranze per questa malattia. Vabbè, anche se siamo in 3 minuti in anticipo, io direi di iniziare perché iniziamo, le domande sono parecchie domande. Esatto, sono tante. Sentiamo il nostro tempo. Sì, allora io appunto abbiamo fatto questo post qualche giorno fa appunto in tema di terapie. La prima domanda che ci è stata posta viene da Lucia, che appunto ci chiede che appunto Lucia, prendo Visanna da un mese, ogni tanto ho piccole perdite. È normale? Per quanto dureranno? Ecco, il Visan, questo sintomo è un sintomo abbastanza normale quando si inizia a assumere questo tipo di terapia perché il Visan funziona fondamentalmente riducendo l'azione degli estrogeni nel sangue. Se questa riduzione non è completa, non è abbastanza profonda, l'utero continua a rispondere a questi estrogeni che circolano e quindi può dare queste perdite anche abbastanza irregolari per un po' di tempo. Normalmente dopo 60-90 giorni si arriva a un quasi azzeramento della funzione degli estrogeni e questo fa sì che cessino queste piccole perdite. Perfetto. Continuiamo con la domanda di Emanuela che appunto ci chiede cosa consiglia di assumere o di fare dopo un intervento? È vero che la pillola non è una cura? Allora, cosa ci consiglia? Allora, la pillola ovviamente non è una cura, se ci fosse una cura efficace per l'endometriosi si eviterebbe interventi. Questo principio sta cominciando a diffondersi in tutto il mondo, anche all'estero ormai se si va sui siti ufficiali sia inglesi che americani si può benissimo confermare
che anche lì hanno assunto questo tipo di principio, appunto, che la pillola non può curare la pillola, perché la pillola contiene ormoni, contiene fondamentalmente due tipi di ormoni, gli estrogeni e il progestinico, che sarebbe un'alternativa chimica del progesterone naturale. Gli estrogeni sappiamo benissimo che hanno un'azione di crescita sulla malattia. Il progestinico dovrebbe in teoria inibire questa crescita, ma purtroppo per l'endometriosi questo non funziona, in quanto non tutte le cellule dell'endometriosi hanno i recettori per il progestinico, cioè questo farmaco non riesce a entrare nelle cellule della malattia, e questo fa sì che la pillola non possa curare l'endometriosi. Dopo l'intervento abbiamo un intervento esaustivo che ha tolto completamente tutti i focolai di malattia. Ovviamente questo significa un intervento radicale che ha eradicato la malattia. Allora a quel punto la paziente non è più affetta da endometriosi, quindi sarebbe anche inutile dare queste cure o queste terapie in un paziente che non è più affetto. Se invece sono rimasti dei focolai, ritorniamo alla situazione pre-intervento, e quindi come non funzionava prima la cura, non funziona nemmeno dopo l'intervento. Perfetto, continuiamo. Intanto salutiamo un po' di persone che stanno appunto commentando: Michela, Daniela, Giorgia, Emanuela, Lea, Tania, Carmela, Mercedes, Simona, Benedetta, Giulia. Insomma, salutiamo ancora tutti quanti. Insomma, adesso siamo già quasi 50 persone che stanno ascoltando. Continuiamo appunto con la domanda di Anna, che ci chiede: l'esame istologico è necessario per diagnosticare l'endometriosi o può essere sufficiente la visita ginecologica con eco trasvaginale e RMN? Allora, la diagnosi istologica ovviamente è un esame che viene fatto dopo aver eseguito un intervento di rimozione di tessuti, in questo caso di endometriosi, quindi stiamo parlando di una diagnosi definitiva dopo essere passati attraverso la sala operatoria. Invece, per quanto riguarda, e penso che la domanda voglia dire anche questo, la diagnosi che possiamo fare prima per sapere se abbiamo una malattia, diciamo che proprio recentemente uno studio norvegese ha stabilito qual è il ranking degli esami più efficaci per fare la diagnosi, e al primo posto vi è la visita vaginale e anche l'esplorazione rettale, che sono al primo posto come affidabilità e sensibilità per fare la diagnosi. Al secondo posto abbiamo la risonanza magnetica col contrasto, e al terzo l'ecografia. Quindi direi di seguire questi criteri per fare una buona diagnosi. Perfetto, continuiamo con la domanda di Daniela, che ci chiede appunto: la mia domanda deriva dalla mia esperienza personale con Visan. L'ho assunta per 9 mesi prima di sospenderla nel 2015 per tentativo di fecondazione mediante impianto embrione congelato su ciclo naturale. Il ciclo non è arrivato, ma si è formata in poche settimane una cisti ovarica di 10 cm, piena di liquidi e sangue, non endometriosica, e sono stato operato d'urgenza. Poi ripreso Visan per 11 mesi, sospesa per gli stessi motivi. Di nuovo non arriva al ciclo, ma cisti ovarica di 10 cm della stessa natura di un anno prima, e nuovo intervento con ovariectomia. Ora assumo Visan da quasi 2 anni, sto bene e ho paura a sospenderla, ho 41 anni. Perché la sospensione di Visan mi provoca questi enormi scompensi? Cosa succede ad altre donne? Come si può prevenire? Allora, sicuramente la Daniela ha la malattia già prima di Visan, e questa sospensione del Visan, cioè questo fatto del cosiddetto elastico, cioè prima abbiamo gli estrogeni nel sangue, poi gli estrogeni vengono, tra virgolette, inibiti dal Visan per un certo periodo, poi sospendiamo il Visan e gli estrogeni hanno un effetto rimbalzo, cioè ripartono alla grande sulle cellule della malattia, fa sì che può innescare uno sviluppo abbastanza repentino, soprattutto nell'ovaio, dove, non dimentichiamoci, vi è la fabbrica degli estrogeni, quindi il livello di estrogeni nei tessuti ovarici è molto alto, diciamo, rispetto agli altri tessuti del corpo, può far sì che esplodano, diciamo, queste cisti endometriosi. Quindi sconsiglio di fare questi elastici con gli ormoni, ma più che altro sarebbe ridurre in maniera stabile e graduale il livello degli ormoni nel sangue. Va bene, ci chiedo di alzare un pochino l'audio e cerchiamo di... Forse possiamo solamente avvicinare
Possiamo il avvicinare, sì. microfono, così che durante le Ok. discussioni si sente. Ok. Ok, Facciamo un proviamo. Sentite bene? Sentono bene? Ok, adesso sentite meglio? Ci fate sapere se insomma si sente un pochino meglio? Ritempo al lato sinistro. Ok, no, queste qui sono domande. Se si sente bene, vabbè, continuiamo se ci Sì, sono così ulteriori facciamo più problemi. domande. Insomma, sì, esatto. Allora, continuiamo e appunto chiediamo: è possibile che siano correlati all'endometriosi dolori al fianco destro cronici, allo stomaco, nonché intestinali, che ho ancora dei noduli endometriosi rettali non infiltrati? È possibile tenere a bara l'endometriosi senza terapia ormonale? Questi sintomi sono i sintomi classici dell'endometriosi. L'endometriosi è presente nell'addome. Nell'addome, nel corpo femminile, convivono insieme l'apparato genitale e l'apparato intestinale. Questi due apparati sono insieme, quindi se c'è una patologia di uno dei due interferisce anche con l'altro apparato. In questo caso la patologia endometriosi, che è una patologia prettamente dell'apparato ginecologico, ma in questo caso estesa anche diciamo, a livello immagino rettale, perché dice noduli rettali, può determinare dei sintomi intestinali, un po' come fa l'appendice quando uno ha un attacco di appendicite acuta. Poi vorrei che sia chiaro questo concetto, che le terapie ormonali non possono tenere a bada la malattia. Le terapie ormonali non hanno questa funzione, hanno soltanto un effetto sui sintomi della malattia. Perfetto. Rispondiamo adesso magari a una domanda che viene fatta appunto qui tra i commenti, giusto così velocemente. Uno vi sa, sì, l'integratore Endoplus è un integratore naturale che ha un'azione antinfiammatoria. Dobbiamo tenere presente, poi magari lo ripeteremo anche se ci saranno altre domande, che l'infiammazione provocata dalla malattia fa aumentare la produzione degli estrogeni locali da parte delle stesse cellule dell'endometriosi. Dobbiamo tenere a mente che più estrogeni ci sono nel corpo femminile, in una paziente ovviamente affetta da endometriosi, e più la malattia cresce. Quindi avere un beneficio riducendo l'endometriosi, riducendo l'infiammazione, significa anche ridurre la crescita dell'endometriosi. Perfetto, continuiamo con la domanda di Giusy, che appunto ci dice che sono in lista d'attesa dal mese di novembre. È normale che non mi sia stata data nessuna cura per fermare l'endometriosi che ho al setto retto? Allora, per fermare l'endometriosi temporaneamente, diciamo più che per fermare, per ridurre la crescita della malattia, si possono utilizzare delle terapie mediche che riducano gli estrogeni nel sangue. E quindi parliamo degli analoghi del GnRH o anche degli inibitori del citocromo P450, cioè dell'aromatasi. Sono delle cure però che hanno un limite, nel senso che possono essere assunte soltanto per brevi periodi. A volte è utile dare queste terapie prima di sottoporre il paziente all'intervento di rimozione di malattia, perché la mancanza degli estrogeni fa sì che la malattia, diciamo tra virgolette, infiammi di meno i tessuti, e quindi andare a operare su tessuti meno infiammati è certamente più utile al chirurgo e anche al paziente. Perfetto, proseguiamo. Benedetta ci chiede: ho assunto negli anni passati tante inutili pillole che non hanno mai coperto i sintomi, anzi io stavo peggio. Ora non intendo più assumerne. In quanto tempo si possono formare dei noduli all'intestino e qual è l'esame migliore per diagnosticarli? Dunque, le pillole possono, normalmente la terapia ormonale con le pillole contraccettive riduce i sintomi, salvo in quei casi in cui il paziente abbia un'endometriosi dal punto di vista recettoriale estremamente ricca di recettori di estrogeni. In questo caso la sommatoria tra gli ormoni che assume attraverso le pillole e gli ormoni che produce se stessa dalle proprie ovaie fanno sì che i sintomi addirittura paradossalmente possano aumentare. Questo è vero. I noduli all'intestino non c'è un timing stabilito, prestabilito o comunque studiato questo timing sui noduli dell'intestino. Diciamo che i noduli dell'intestino hanno uno sviluppo uguale allo sviluppo che può avere l'endometriosi negli altri tessuti del corpo, cioè dico non nelle ovaie. Diciamo. Qual è l'esame migliore per diagnosticarli? Qui è molto complicato, adesso si stanno cercando di mettere a punto delle risonanze magnetiche proprio per la
molto sofisticate per cercare di fare la diagnosi. Però ricordiamoci che i noduli dell'intestino possono dare grossi sintomi ed essere anche piccolissimi come testi di spillo, e quindi chiaramente si capisce bene che una diagnosi dall'esterno di malattia cosiddetta miliare così piccola è veramente difficile. Certo. Continuiamo con Simona che dice: salve dottore, un consiglio. Dopo un intervento tolta una placca intestinale di endometriosi al 4º stadio profonda e con una endominosi, mi hanno consigliato di avere una gravidanza. Non voglio più seguire una terapia con sottopillola. Cosa mi consiglia di fare? Dunque, allora, innanzitutto vorrei sfatare questa favola della gravidanza. Cioè, consigliare una gravidanza per avere un bambino va benissimo. Consigliare una gravidanza nell'ipotesi che la gravidanza possa avere qualche effetto benefico sulla malattia, questo è assolutamente non vero. È un recentissimo studio della fine 17 e inizio del 2018, proprio anche pubblicato sul nostro blog, lo ha confermato, che quindi la gravidanza non ha nulla a che vedere con la malattia. Per quanto riguarda la terapia, ovviamente la terapia con pillola in malattia di questo tipo, cioè malattia profonda, 4º stadio, adenomiosi, è dannosa, perché aumentiamo la quantità di estrogeni nel sangue, quindi facciamo crescere più rapidamente la malattia. Direi che da un certo punto di vista, come diciamo consiglio generale, bisogna comunque sempre attenersi a una dieta che riduca l'infiammazione e che riduca l'assorbimento degli estrogeni, e si possono usare anche degli integratori. Ovviamente stiamo parlando di diciamo, consigli che aiutano a gestire meglio la malattia, e non dobbiamo parlare più di terapie per l'endometriosi, perché fino ad oggi non ci sono terapie vere, cioè che hanno diciamo, l'effetto di fermare la malattia o addirittura di far regredire la malattia. Perfetto, continuiamo, ancora parliamo qui la domanda sempre in tema dieta ed integratori. Marina ci chiede: ho l'utero adeso al retto sigma a causa di un nodulo intestinale lasciato durante la laparoscopia. Dicono si tratti solo di tessuto cicatriziale. Posso seguire la dieta e prendere solo integratori, Peanase ed Endoplus, senza temere che si sviluppi? Cosa mi consiglia? Un po' abbiamo risposto già prima, diciamo che la dieta, gli integratori che hanno queste funzioni che abbiamo già spiegato sono molto utili, perché dobbiamo ridurre gli estrogeni, ridurre le ma non possiamo parlare di presidi terapeutici. Questi qui sono delle precauzioni, delle raccomandazioni che dobbiamo osservare per far crescere più lentamente la nostra endometriosi. Ovviamente la cosa ideale sarebbe quello di togliere la malattia, che è ad oggi purtroppo, devo dire, l'unico sistema efficace per l'endometriosi. Continuiamo appunto con la domanda di Maria. Intanto, insomma, mi sembra che ci sentite tutti quanti bene, non ci sono stati commenti, abbiamo appunto 74 persone che ci stanno seguendo, che insomma salutiamo, a cui mandiamo un girasole. E continuiamo appunto con la domanda di Maria, che dice: buonasera dottore, da poco mi hanno descritto una terapia chiamata LDN, che dovrebbe aiutare a combattere un'endometriosi non severa come la mia. Faccio anche agopuntura e curo l'alimentazione. La situazione è migliorata. Mi sto interessando all'omeopatia, poiché ho conosciuto ragazze che hanno avuto dei miglioramenti con essa, non guarigioni. Cosa pensa di questi approcci? Allora, questa terapia del naltraxone diciamo, è una terapia... Sì, perché LDN appunto non ho specificato appunto che sarebbe sì. low dose naltraxone. Ok, è una terapia, ovviamente è un presidio che hanno dato alla Maria, diciamo anche abbastanza sperimentale, ma comunque questo prodotto agisce sui recettori adiopiacidi, quindi chiaramente agisce sulla capacità delle terminazioni nervose di trasportare il dolore. Diciamo una specie di antidolorifico, vogliamo semplificando. Quindi chiaramente tutto ciò che ci riduce il sintomo e il dolore ci fa apparire di star meglio. Ovviamente non ha un effetto sulle cellule della malattia, quindi la malattia continuerà a fare il suo corso, ma l'impatto sarà minore.
minore. La stessa cosa un pochino può fare anche l'omeopatia, anche se per queste cure, devo dire, non ci sono studi controllati, randomizzati, che confermano una qualche efficacia sull'endometriosi. Perfetto. Continuiamo appunto con la domanda di Valentina che ci chiede: vorrei sapere se con la terapia ormonale di lunga durata, nel mio caso Visan, la propagazione dell'endometriosi si arresta del tutto o comunque può continuare a colpire altre zone e organi. Allora, abbiamo già spiegato che il Visan attenua l'effetto degli estrogeni sulla malattia e quindi chiaramente per quel periodo che si assume questo prodotto la malattia crescerà di meno. Non si può fare purtroppo per lunga durata, perché anche proprio nello stesso bugiardino che trovate nella scatola c'è scritto di non prendere questo prodotto per più di 6 mesi. Per quale motivo? Perché ovviamente si va incontro a una serie di effetti collaterali, a volte anche di una certa entità, e quindi dobbiamo essere molto prudenti nell'assumere questi farmaci. Soprattutto dovremmo fare degli esami prima di assumere il prodotto, soprattutto esami che riguardano il nostro assetto coagulativo. Bene, intanto prima di fare la prossima domanda, insomma, non so se avete visto che all'interno della community Ottavia ha inserito appunto un post in cui appunto parliamo un po' di alimentazione e anche della parte relativa a delle ricette, insomma, per cercare anche dei modi, diciamo, delle ricette sfiziose per insomma, condivise da tutti quanti i membri della community. Quindi se ancora non l'avete visto ci sta appunto un post che si chiama Ricette endometriosi, dove all'interno tutte quante voi potete inserire il vostro piatto e raccontare un pochino appunto la ricetta di come l'avete fatto, in modo che sia anche un album che possa favorire un po' lo scambio di cose buone da mangiare. Continuiamo con la domanda di Roxy che ci chiede appunto: la terapia è obbligatoria per una endometriosi al 4º stadio? Pensavo di farne a meno non avendo dolori invalidanti. E dunque no, la terapia non è affatto obbligatoria, anche perché abbiamo già ribadito più volte che la terapia non c'è per questa malattia, quindi ovviamente se non c'è non è nemmeno obbligatoria. Diciamo che quelle precauzioni che abbiamo detto, quindi alimentazione e anche, volendo, antidolorifici se ci sono dolori, in questo caso no, integratori che aiutano a ridurre l'infiammazione, sono dei buoni presidi che servono per gestire la malattia. Certo, la malattia non si fermerà. Fare i controlli ormonali, vedere se gli ormoni sono molto alti oppure no, insomma queste sono tutte, diciamo, precauzioni che ci servono per una migliore gestione dell'endometriosi. Allora, continuiamo con la domanda di Mary che ci chiede: vorrei sapere se posso continuare con Decapeptyl, che è l'unico farmaco con il quale sto bene. Hanno provato a darmi diverse pillole, ovviamente adatte per endometriosi, ma io sto malissimo. Mi gonfio, ho dolori e peggiora la mia stitichezza. È possibile assumere la pillola fino a quando arriverà l'età della menopausa? Se sia necessario fare un'analisi di controllo arriverà l'età, scusate, ho sbagliato io. È possibile assumere il Decapeptyl fino a quando arriverà l'età della menopausa? Se sì, è necessario fare analisi di controllo periodiche? Anche io ho una mutazione genetica in omozigosi del fattore MTHFR, ma al contrario, dopo l'operazione e la recente gravidanza, mi è stata prescritta la terapia ormonale. Con questo tipo di mutazione posso assumere serenamente la pillola? Allora, non so se questa è una domanda o sono due, comunque forse sono due domande, rispondiamo a tutte e due. Allora, il Decapeptyl è un farmaco che appunto riduce la funzione ovarica e quindi induce una menopausa farmacologica. Ovviamente, come abbiamo più volte detto, più abbassiamo gli ormoni e meglio è per chi ha la malattia. Ovviamente, inducendo la menopausa determina tutti gli effetti negativi della menopausa e non si può continuare per molto tempo, perché appunto avere una menopausa in età precoce, immagino che questa ragazza sia abbastanza giovane, ha tutta una serie di effetti collaterali a fianco che normalmente le donne non riescono a sopportare per un periodo più lungo di 5-6 mesi. Quindi per quel periodo lì la malattia crescerà di meno e quindi anche i sintomi. A meno che la signora, la Mary,
non è vicina all'età menopausale, a questo punto gli consiglierei di fare un esame del sangue, cioè dosare l'ormone antimulleriano per vedere la sua riserva ovarica, e qualora la riserva ovarica fosse molto bassa, a quel punto magari si possono adottare degli schemi di stare alcuni mesi con il decapeptide e altri mesi senza, e arrivare così tranquillamente all'età della menopausa, dove proprio per la mancanza di estrogeni la malattia recede. Per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda, o la seconda domanda di chi ha la mutazione del fattore MTHFR, la mutazione del fattore MTHFR è molto frequente nelle popolazioni mediterranee, e quindi non è infrequente trovare ragazze con l'endometriosi che hanno questo tipo di mutazione. La mutazione può determinare un aumento di alcune proteine come l'omocisteina, e quindi predisporre la paziente a dei fenomeni di tromboembolia. Tutti noi sappiamo che gli ormoni, tipo le pillole o anche i progestinici come il Cerazette, eccetera, aumentano il rischio di tromboembolia, quindi dobbiamo stare molto attenti. In questi pazienti sarebbe opportuno fare degli esami molto approfonditi prima di dare questo tipo di terapia, non direi terapie, ma di presidi. Certo. Allora, diciamo giusto ecco così anche per fermarci un secondo, che intanto ricordiamo che anche all'interno del regolamento, nella parte sopra della community, insomma nel post pinnato in alto del professor Giulio Signorile, ci stanno una serie di strumenti che la Fondazione Italiana Endometriosi offre naturalmente gratuitamente, che sono ad esempio appunto il blog con articoli che vengono aggiornati costantemente, piuttosto che appunto la dieta e diciamo anche lo strumento che non so se per quanti all'interno della community sarà utile, però insomma si tratta anche un po' di un piccolo autotest che è stato naturalmente, che non è un sostituto nulla, diciamo, ti dà una prima ti inquadra esatta percezione. Quindi sono degli strumenti utili che trovate all'interno del sito della fondazione. Thais, non so, ci chiede appunto quale terapia consiglia per la adenomiosi. Allora, l'adenomiosi purtroppo, come anche il resto della malattia, l'unica terapia efficace, come io quando dico efficace intendo efficace perché documentata con studi randomizzati, è la laparoscopia, cioè l'asportazione della malattia. Quindi l'adenomiosi è un intervento molto delicato perché si tratta della endometriosi sulla o nella parete dell'utero, e diciamo occorre una certa esperienza per poter fare bene l'asportazione di questo tessuto sull'utero senza danneggiare le fibre muscolari della parete dell'utero, che sono importantissime, soprattutto perché la grandissima parte di queste ragazze ovviamente non ha figli e quindi deve mantenere integro l'utero per poter procreare. E appunto continuiamo con Da Finca che ci chiede un'adenomiosi diffusa che mi comporta tanti dolori. Vorrei sapere se esiste una soluzione, non sopporto farmaci, l'unica cosa che mi aiuta è la dieta. Diciamo che poi ritorniamo questo è un punto importante perché che ha toccato Da Finca, perché l'adenomiosi è l'endometriosi, cioè è l'endometriosi sulla parete dell'utero, ma è l'endometriosi più dolorosa di tutta l'endometriosi, diciamo. Quindi chi ha l'endometriosi sull'utero normalmente ha dei sintomi molto forti. Non perché la malattia sia diversa, ma perché l'utero è l'organo più innervato nella pelle femminile. Quindi ovviamente se si ammala, come dire, trasmette il dolore in maniera veramente esagerata. E al di là della dieta e appunto o della dieta più integratori che possiamo consigliare, non ci sono farmaci per l'adenomiosi così come non ci sono per l'endometriosi, e bisogna fare un buon intervento. Perfetto, continuiamo con Clarissa che ci chiede: è normale che anche mentre assumo Visan ho episodi di dolori lancinanti a livello del colon retto, dove ho già delle formazioni? Con Visan dovrei sentirmi di meno? Questo è lo stesso discorso di prima. Il Visan riduce l'attività degli estrogeni, ma non la può eliminare, non riesce a eliminarla. Questo perché? Perché le cellule dell'endometriosi, a differenza delle altre cellule dell'apparato genitale femminile, che sono le cellule dell'utero, sono leggermente diverse, cioè
hanno una capacità di poter funzionare anche con livelli bassissimi di estrogeni, se no sarebbe facilissimo curare l'endometriosi, no? Noi se vogliamo non far avere più le mestruazioni a una paziente, gli diamo un prodotto ormonale e la ragazza non ha più ciclo, perché questo prodotto agisce in maniera efficace sull'endometrio, quello che sta nell'utero. Ma quando dobbiamo fare lo stesso discorso per l'endometriosi, non riesce. Perché non riesce? Perché queste cellule hanno sviluppato all'interno degli enzimi tali in modo tale da poter funzionare anche con piccolissime quantità di ormoni. E questo è il motivo per il quale la Clarissa magari ha dei benefici col Visan su altri sintomi che lei normalmente percepisce, ma non in questo punto qui, perché questo è anche un altro di quei punti estremamente innervati. È possibile dopo un totale che ci sia la stessa sintomatologia di prima? Allora, se Maria ha fatto l'isterectomia ed aveva l'endometriosi, ha fatto l'isterectomia con la conservazione delle ovaie, il fatto che siano rimaste 1 o 2 ovaie funzionanti all'interno della pelvi fa sì che il suo assetto ormonale non è cambiato e quindi la malattia che ha, non ovviamente sull'utero perché gli è stato rimosso, ma magari nei parametri, nei legamenti vicino all'utero, eccetera, continua imperterrita a funzionare perché ha conservato le ovaie e quindi i suoi sintomi rimangono tali e quali. Clara la ringrazia, dice nel 2006 sono stata salvata dal grande prof e grazie a lui che ho 3 figli stupendi. Lunga vita al professor Signorile, che appunto salutiamo. Vabbè, ogni tanto anche insomma è giusto. Quindi continuiamo e appunto diciamo secondo il suo mesi massimo consiglia di sospendere la pillola per la ricerca di una gravidanza come tempo massimo nel quale la malattia non si dovrebbe ripresentare? Questa è un po' una domanda un po' non dico sbagliata, ma posta un po' col presupposto che la pillola faccia sparire la malattia e quindi poi dobbiamo stare in ansia perché magari può ricrescere e ripresentarsi. In realtà la pillola fa magari sparire i sintomi della malattia, ma la malattia certamente non è sparita, quindi ovviamente consiglierei di stare molto a Mara, di attenzionare bene i sintomi che lei potrebbe vedere ripresentarsi dopo la sospensione della pillola e quando vedi che ti ricominciano un po' i sintomi, allora vuol dire che questo effetto, diciamo, di inibizione dei sintomi è svanito e quindi consiglierei in quel caso di fare un altro controllo per osservare la malattia. Se le terapie per la fecondazione assistita aggravano la situazione ed eventualmente cosa si può fare per attenuare gli effetti? Si possono fare, allora sì, le terapie per la fecondazione in sé, diciamo i farmaci in sé non sono responsabili dell'aggravamento eventuale dell'endometriosi, ma gli effetti che questi farmaci determinano. I farmaci per la fecondazione normalmente fanno aumentare moltissimo gli estrogeni nel sangue di questi pazienti, tant'è che vengono fatti di routine gli esami del 17-beta-estradiolo proprio per vedere se si va addirittura in iperstimolazione, cioè se ne producono troppi, diciamo, ecco, perché sono pericolosi. Quindi chiaramente i farmaci di fecondazione aumentando gli estrogeni danno un bel impulso alla malattia, ovviamente un impulso temporaneo perché dura soltanto per quei mesi in cui hai fatto la fecondazione, quindi si consiglia, soprattutto nei pazienti che hanno endometriosi, prima di tutto di valutare, prima di fare qualsiasi ciclo di fecondazione, la propria riserva ovarica, perché la perdita di ovociti per un paziente normale che fa la fecondazione assistita è di un certo tipo. Se lo fa un paziente con endometriosi, a volte la perdita di ovociti è molto forte, quindi bisogna innanzitutto valutare questo. Secondo, bisogna vedere bene diciamo, se queste terapie che livello di stimolazione è stato fatto, cioè nei pazienti con endometriosi è meglio stare molto cauti e fare una stimolazione molto low, diciamo, molto blanda, perché in questa maniera a tutti gli effetti.
Ma rispondiamo così giusto a una domanda nei commenti. Vediamo che Anna ci scrive: per avere diagnosi di endometriosi è necessario un esame istologico o una buona visita ginecologica può fare la diagnosi? Eh no, l'abbiamo spiegato prima. L'esame istologico è un esame a posteriori, cioè tu fai prima gli esami diagnostici, il medico ti dice c'hai l'endometriosi, vai in sala operatoria per togliere la malattia e poi viene fatto l'esame istologico, perché purtroppo per fare l'esame istologico bisogna entrare nell'addome, quindi devi stare in sala operatoria. Direi che per fare una buona diagnosi occorre fare il protocollo diagnostico. Il protocollo diagnostico prevede una visita ginecologica e rettale per valutare l'eventuale malattia profonda, la risonanza magnetica, che è l'esame più preciso per vedere se hai la malattia nelle ovarie, e poi gli esami del sangue. Ecco, fatto questo, hai quasi la ragionevole certezza di avere Qua ci chiedono appunto rispetto a quello che dicevamo prima, Annalisa e anche diciamo Tania ci chiedono con l'inserectomia si debella la malattia? No, con l'isterectomia non si debella la malattia, con l'isterectomia si toglie l'utero, infatti non è indicato, questo non è un intervento indicato nei pazienti affetti da endometriosi. Se vogliamo fare un intervento radicale, cosa che io sconsiglio a tutti i pazienti per togliere la malattia, cioè innanzitutto vorrei dire che gli interventi per asportare l'endometriosi sono tutti interventi conservativi, non bisogna fare interventi demolitivi, ma se vogliamo proprio fare un intervento demolitivo, in certi casi attentamente selezionati, questo è indicato, si dovrebbero asportare le ovarie. Se noi asportiamo le ovarie, e lasciamo l'utero, lasciamo le tube, lasciamo tutto, la malattia cessa di crescere e il paziente non ha più asportiamo, cosa che spesso viene fatta. Ho letto proprio recentemente di una famosa attrice americana che è stata operata più volte, alla quale hanno fatto l'isterectomia e puntualmente dopo 15 giorni sono ritornati tutti i sintomi di prima, perché lasciare le ovaie vuol dire lasciare la fonte che produce gli estrogeni, che sono come dire la benzina che fa crescere l'endometriosi. Continuiamo con una domanda un po' lunga. Qui appunto Valentina ci scrive: dopo anni di dolori sono stata operata nel 2012 per cisto endometriosi all'ovario sinistro. Dopo l'operazione ho avuto la fortuna di avere le mie due splendide bimbe. Da 2 anni, da quando è nata la mia secondogenita, assumo Azalia che mi ha bloccato completamente il ciclo. Secondo il mio ginecologo dovrei sospendere di allattare e di assumere Azalia ed iniziare a prendere Estinet. Non tranquilla e a causa dei forti dolori alla schiena che mi rendono difficile persino lo stare seduta, mi sono recato da un medico specializzato, il quale ha evidenziato una possibile adenomiosi del legame utero-sacrale sinistro. Ora sono in attesa di effettuare una risonanza magnetica addome superiore ed inferiore e con e senza liquidi di contrasto e filtro per i grassi. Nel frattempo ho continuato ad assumere Azalia, ci tenevo molto ad avere un suo parere sulle giuste terapie da seguire. Personalmente sono stanca di prendere la pillola e di tutte le conseguenze che questo comporta sul mio fisico. A volte mi sembra di non conoscere più il mio corpo. Vorrei un approccio più naturale, ma allo stesso tempo ho paura a cosa potrei andare incontro interrompendo le cure ormonali. La domanda ancora, non fare alcuna terapia ormonale, ma solo la dieta e integratori. Può andare bene finché non si hanno i sintomi importanti, ma solo forti dolori durante il ciclo e qualche giorno dopo? E come abbiamo già detto, non ci sono terapie ormonali, cioè ci sono queste terapie ormonali, queste pillole o progestinici che agiscono sui sintomi. Non è che se prendiamo 20 anni la pillola contraccettiva, la speranza di curare la malattia va via, la malattia rimane lì. Siamo stati un po' meglio perché ovviamente ci abbiamo avuto una riduzione dei nostri sintomi. Quindi diciamo non parlerei molto di cure. Per quanto riguarda la dieta e gli integratori vanno benissimo e tutto ciò che ci può far ridurre l'infiammazione e ridurre il livello di estrogeni nel sangue in chiave endometriosi va benissimo. Quindi qualsiasi presidio che possiamo utilizzare è la cosa migliore. Ovviamente potrebbe arrivare a un punto che di essere necessario fare l'asportazione della malattia, che a tutt'oggi è l'unico sistema che abbiamo, diciamo, per poter avere un risultato efficace.
Ok, cerchiamo di andare un pochino veloci perché Sì. ancora abbiamo un bel po' Sì, di domande esatto. e poco tempo, quindi sono stato operato un mese fa di un'endometriosi di 5 cm all'ovaio destro. Il mio ginecologo mi ha messo in terapia con Visanna per 6 mesi. Volevo sapere se esistono altre cure in sostituzione di quello ormai. Diciamo che questa domanda abbiamo già risposto più volte. prima, esatto. letto Ho letto tra i vari post che non andrebbero usate pillole contenenti estrogeni. Inoltre le chiedo, consiglia Visanna, anche qui abbiamo risposto, oppure come dice il mio ginecologo non è scientificamente provato che porti benefici? I benefici sono solo sui sintomi. Quindi parlando di Visanna. Sì, Poi, di tutte e due. inserectomia totale da 10 anni, 3 interventi. Se condannati a vivere con dolori invalidanti tutti i giorni o si può fare qualcosa? Sonia non specifica se ha ancora le ovaie. Se ha ancora le ovaie sei uguale sei uguale alla Maria che abbiamo risposto prima, cioè se hai ancora le ovaie fanno funzionare quella poca malattia o tanta malattia rimasta e quindi hai sempre i dolori. Carmela ci scrive, operata 3 volte di cisti endometriosiche, l'ultimo intervento tolto ovaio e tuba sinistra. Ora ho adenomiosi in tutta la zona pelvica che compromette funzionalità della vescica. Okay. Sono in attesa di un intervento. Sono in cura con Primolut, un quarto di compressa al giorno e frequentemente ho mal di testa accompagnati da nausea e vomito. Ma può dipendere dalla pillola, l'assumo da luglio, o dall'endometriosi? Questi episodi mi capitavano anche prima di assumere Primolut, solo che adesso sono molto più frequenti. Diciamo il Primolut è un progestinico, tra l'altro un derivato androgenico, può dare questi sintomi. Quindi se già avevi questi sintomi a causa della tua endometriosi, ovviamente, o dell'adenomiosi, ovviamente prendendo il Primolut puoi avere un incremento di questi sintomi. Ci sta, insomma, con questo tipo di trattamento. Perfetto. Sono stata operata nel 2015, ci scrive Erika, con asportazione di 2 cisti ovariche di natura endometriosica. Ho poi assunto Sibilla per 1 anno e l'ho interrotto che per fortuna dopo 6 mesi dal parto, per 4 ho allattato, è ricomparsa subito un altro cisto di 2 cm. Ora sono in cura con Visan e chiedo, la cisti può regredire oppure c'è la possibilità che non faccia nulla? No, allora se noi togliamo gli estrogeni a un paziente che ha una cisti endometriosica, che succede? Che la malattia non produce più, in quel periodo in cui stiamo facendo questo trattamento, quella tipica secrezione, in questo caso nella cisti, questa secrezione di tipo ematico, che ci permette di vedere con l'ecografia la cisti. Quindi che succederà? Che questa cisti si sgonfierà, le pareti collasseranno, quando andrai a fare l'ecografia magari si vedrà che si è ridotta o addirittura non è più visibile, ma cosa succede? Sospendendo a un certo punto il Visan, queste cellule che costituiscono la parete della cisti, che sono le cellule dell'endometriosi, continueranno a produrre di nuovo, ricominceranno a produrre di nuovo riapparirà la cisti. Veneriera ci scrive, cosa pensa della nuova pillola Zoeli, o meglio Primolut? Le pillole sono tutte uguali, cioè allora le pillole contraccettive sono tutte uguali, hanno tutti gli stessi farmaci, cioè l'etinilestadiolo e poi questo progesterone sintetico che viene chiamato progestinico, a volte c'è il Dienogest, a volte ci sono il Levonogest, a volte altri progestini, quindi è un'associazione tra estrogeno e progestinico. Il Primolut invece è soltanto progestinico, ma entrambe non hanno efficacia. Ok, ci scrive Giussi, mi sono sottoposta alla paroscopia venerdì scorso e mi hanno consigliato di continuare ad assumere Pendilen. Mi chiedo se esista un integratore naturale antinfiammatorio per cui valga la pena fare il trattamento. Abbiamo l'Endoplus che è un integratore naturale antinfiammatorio e quindi puoi tranquillamente prendere Endoplus, sicuramente associato con la dieta ti darà un beneficio. Quali sono i rischi di una menopausa indotta? Ho 38 anni e ho iniziato un quarto di Primolut non da poco, per recidiva endometriosi, setto retto vaginale, operata nel 2014, gravidanza nel 2016. I rischi della menopausa indotta, soprattutto se hai 38 anni, quindi sarebbe una menopausa precoce, sono ben noti, diciamo, aumento il rischio cardio-cerebrovascolare, aumento il rischio sull'osteoporosi e una variazione del tuo assetto lipidico, quindi normalmente si può avere un aumento del colesterolo e uno sfasamento nel rapporto delle due frazioni del colesterolo HDL e LDL. Sono i classici tipici sintomi della menopausa che hanno tutte le donne. Ovviamente una cosa è avere la menopausa a 50 anni, una cosa a 38
potresti avere anche effetti, diciamo, sulla tua attività sessuale, sul tuo desiderio sessuale, secchezza vaginale, cioè tutti i sintomi tipici. Diciamo che sarebbe meglio non avere la menopausa precoce, ma di gestire la malattia conservando il ciclo mestruale. Tania ci scrive: da paziente ho sentito tante proposte di terapia, più di quanti sono i medici che ho visto. Secondo lei qual è la terapia migliore per l'endometriosi? Quella che più di tutte le altre dà risultati positivi nella maggior parte dei casi. Dalla letteratura, dagli studi presenti in letteratura, l'unica terapia ad oggi è la rimozione della malattia con trattamento conservativo. Vania scrive: ho scoperto la mia endometriosi nel 2011, operata nel 2015 mi hanno esportato entrambi le tubi e hanno cercato di pulire gli organi che erano agglomerati in un unico blocco per via della malattia stessa. Ad oggi sto cercando un po' di inseminazioni, ma nel frattempo, ormai da almeno 5 mesi, sono senza copertura ormonale, quindi senza la pillola che altrimenti dovrei proseguire senza sosta. Vorrei chiedere, visto che la prima stimolazione che ho fatto per l'inseminazione a novembre scorso non ho dato riscontro in quanto purtroppo non ha prodotto follicoli, può dirmi se ci sono possibilità provando di nuovo oppure devo optare per un ovodonazione secondo lei? La seconda domanda è, la seconda domanda adesso vediamo un attimo, intanto sì, no, diciamo che allora, per sapere questo la cosa principale da fare è fare questo test per vedere la riserva ovarica, quindi valutare tramite il dosaggio del sangue dell'ormone antimulleriano se hai una sufficiente riserva ovarica, tenendo conto che più si abbassa la riserva ovarica, più si riduce il numero dei follicoli e quindi degli ovociti e più si riduce anche la qualità dell'ovocita. La qualità dell'ovocita ovviamente è importante, quindi andrei con cautela a fare queste stimolazioni, prima vedrei come stai messa con la tua riserva ovarica. E come posso tenere a bada il riprodursi dell'endometriosi nel frattempo allora, che sono senza pillola? Anche questo ce lo dice questo test dell'AMH, perché l'AMH valuta la riserva ovarica, cioè ci dice quante uova hai nelle ovaie. Se le uova stanno in esaurimento, cosa che non posso dare per certa, ma probabile, in quanto qui la Vania dice che è stata fatta la stimolazione ma non ha risposto, non ha prodotto follicoli, quindi dovrebbe avere una riserva ovarica molto bassa. Tieni conto che purtroppo l'unico vantaggio di avere una riserva ovarica bassa è quella che non sei lontanissima probabilmente dalla menopausa. Se non sei lontanissima dalla menopausa hai una specie di scudo, nel senso che sai che quando andrai in menopausa, magari fra un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, la tua malattia non andrà avanti. Quindi hai una probabilità di crescere la malattia limitata nel tempo che puoi dire con terapie mediche del tipo integratori, dieta appropriata, eccetera. Sono andato al pronto soccorso 5 volte negli ultimi 5 mesi, tra cui una volta per occlusione intestinale. Non so come reagire, sono giovane e non so se la terapia chirurgica mi possa aiutare a tornare a vivere la mia vita normale, seguendo anche la dieta giusta e equilibrata. Senza dolori e paura di occlusioni o di finire al pronto soccorso. Mi rivolgo a lei, in quanto molto informato su questo problema, per un consiglio per la strada da intraprendere, professore. Mi sono rivolto a Negrar perché abito molto vicino e mi hanno consigliato di stare così come sono, prendendo terapia farmacologica, mini pillola o spirale. Allora, questo dipende molto dalla tua età. Se sei giovane non ti consiglio di tenere la malattia nella pancia, perché chiaramente questo approccio, quello lì di avere la malattia e cronicizzarla con queste, tra virgolette, terapie, cioè prendere un qualcosa che riduci la malattia nella pancia, non fa altro che far crescere la malattia. Se facciamo 10 anni di questa gestione, fra 10 anni ci ritroviamo con una malattia molto più avanzata di quella che avevamo 10 anni prima. A meno che tu non abbia un'età, come ho detto prima, molto vicina alla menopausa, allora a quel punto puoi anche optare per questo tipo di gestione, però io la sconsiglio perché molte volte si è visto che si sono avuti degli effetti, diciamo, negativi anche su altri apparati che erano indenni proprio a causa della cronicizzazione della malattia, cioè il tenere la malattia nel corpo per un tempo illimitato. Prima di fare le ultime 5 domande, insomma, volevo anche sottolineare il fatto che ormai da tantissimi anni la Fondazione Italiana Endometriosi si occupa della ricerca nella malattia. Esatto.
Sicuramente vorrei dire due parole su questo. sì, ecco, sicuramente, insomma, adesso lascio Sì. subito la parola a lei, ma sicuramente destineremo anche degli approfondimenti, delle idee a parlare di quelli che sono appunto gli argomenti di ricerca che sta portando esatto, avanti, esatto, insomma, esatto. nei periodi di 5-6 anni, appunto, di studi che durano tra 5-6 anni, la Fondazione No, mi Italiana. fa molto piacere di queste domande, perché ho visto che in queste domande ci sono tante richieste di voler utilizzare dei metodi, diciamo, di cura della malattia un pochino più naturali, un pochino meno aggressivi, un pochino meno medicalizzati, un pochino meno impegnativi per il corpo femminile. Ecco. E proprio questo che vorrei dire, perché la Fondazione si sta impegnando proprio su questo versante, diciamo, il versante di poter trovare una soluzione a basso impatto per il corpo femminile. Poi appunto vi linkeremo, diciamo, alla fine di questa diretta la pagina che appunto è destinata al 5 per 1000 per la ricerca dell'endometriosi, che poi, diciamo, che poi approfondiremo tutti quanti, come ho detto prima, i vari progetti che stiamo seguendo, all'interno del quale ci sarà intanto una prima overview di quello che sono i campi di ricerca della Fondazione Italiana Endometriosi. Continuiamo con le ultime 5 domande. Evelyn ci scrive: io volevo sapere, come molte altre ragazze qui, cosa pensa della pillola Visan. Ok, questo già l'abbiamo detto. Innanzitutto, se può dare fastidio sia la Visan che l'endometriosi a chi come me ha un prolasso della valvola mitrale. No, se il prolasso è compensato, come immagino, penso che Evelyn sia giovane, no, non dà questi problemi. Bisogna però valutare bene, attentamente e approfonditamente col tuo medico curante il tuo assetto della coagulazione. Ecco, questo devi pretendere che venga prima valutato il tuo assetto della coagulazione. Ha un forte impatto sull'assetto coagulativo, quindi ti conviene fare questo tipo di approccio. C'è un collegamento tra attacchi di panico e endometriosi? Beh no, nel senso un collegamento diretto no, ovviamente chi ha l'endometriosi può vivere una situazione diciamo psicologica, anche sul lavoro, sociale, di coppia, abbastanza stressata, soprattutto se parliamo di quei casi insomma abbastanza complicati che hanno girato parecchio, e quindi questo può creare un'insicurezza a livello psicologico del paziente e diciamo farlo propendere verso questi attacchi di panico. Diciamo un effetto secondario della malattia. Una delucidazione sulla pillola Novadien, ci chiede Giuseppina, io l'assumo da più di 2 anni. Novadien è una normalissima pillola contraccettiva che contiene dienogest e dimidestadiolo come tantissimi, non parliamo di nulla di nuovo, diciamo, è una pillola contraccettiva che a volte Ok, altra domanda, insomma vado direttamente un po' più alla parte di domanda, prima appunto c'è una premessa. 2 settimane fa durante una visita di controllo mi è stata diagnosticata nuovamente un endometrioma nel setto retto vaginale di 17 mm. Mi è stato detto che sarebbe meglio non intervenire chirurgicamente in quanto la zona interessata è la stessa di 9 anni fa. Desolato 4 cm e utilizzato parte del tessuto vaginale per saturazione. Un ulteriore intervento quindi andrebbe a modificare anche la forma anatomica della vagina. Si ritiene di intervenire solo nel momento in cui ci sarà diffusione di cellule verso l'intestino. Mi è stato riferito inoltre che il setto retto vaginale è il punto più critico da curare e che nemmeno la pillola mi può aiutare. Sono in cura con Novadien. Professor Signorile, le chiedo cortesemente se lei conosce una qualsiasi terapia per curare, rallentare o bloccare la mia situazione, per migliorare la mia prospettiva di vita. Ci sono delle terapie che non sono certo la pillola, per questi casi scrive Giuseppina, no? Sì. Giuseppina, mi sembra di capire che qui tu abbia una malattia, diciamo, direi non operabile, dove non è consigliabile fare la rimozione chirurgica. Questo è tutto ovviamente da valutare. Qualora così fosse, si possono adottare degli schemi terapeutici, ripeto, con questi inibitori enzimatici che hanno dei buoni risultati. Ovviamente molto dipende dall'età di Giuseppina. Non ho l'età di Giuseppina. Se Giuseppina, presumo, non sia giovanissima, penso che questo tipo di trattamenti possa avere. Maria Vittoria ci dice appunto sono stata operata 4 volte, ora senza terapia da 2 mesi, ma sto morendo. Cosa posso prendere? Jets mi causa forti mal di testa.
diciamo. Qui abbiamo un po' Bisognerebbe, sì, piuttosto- bisognerebbe vedere Maria Vittoria se ha la malattia, è stata operata 4 volte, magari la malattia ce l'ha ancora, non è stata mai rimossa completamente, rimangono i punti più difficili, che sono quelli poi anche che danno più dolori. E chiaramente in questi casi bisogna rivalutarlo per vedere cosa si può fare. Marzia, l'ultima domanda, appunto, naturalmente come avevamo anticipato abbiamo risposto a tutte quante le domande che sono state fatte entro la mezzanotte dell'altro ieri, quelle che sono arrivate successivamente non sono state, diciamo, non sono state valutate, le valuteremo la volta prossima anche per avere un po' di ordine, insomma, nelle ce ne sono arrivate tantissime. Infatti. Quindi l'ultima domanda di Marzia che ci scrive: buongiorno dottore, mi hanno detto di prendere paracetamolo al bisogno oppure Buscopan Compositum. Invece nel giro di un mese mi ritrovo a prendere 10 gocce di Toradol la mattina presto, una puntura di Voltaren a metà pomeriggio e di notte una puntura di Toradol, che non sempre dà beneficio al dolore alla gamba. Quindi sono 3 ore, quindi dopo 3 ore Buscopan e paracetamolo. Con il medico di base compresse al lento rilascio. Potrebbe essere una terapia valida per evitare almeno le gocce e la puntura del pomeriggio? O anche il diabete autoimmune, ovviamente in non buon compenso metabolico a causa degli orari di lavoro, dei farmaci e del lavoro. Sì, allora, questi qui sono tutti presidi per tamponare i sintomi, per tamponare il dolore. Ovviamente questi non spostano di una virgola la malattia. Se questi dolori sono dovuti alla malattia, ovviamente ti consigliamo di procedere in maniera molto più decisa sulla malattia. Questi sono dei presidi temporanei. Poi ti consiglio anche di tenere in ottimo compenso il diabete autoimmune, in quanto il paziente diabetico che ha l'endometriosi si sa che l'insulina interferisce con il metabolismo estrogenico e quindi questi pazienti, se non sono in buon compenso, è come se avessero un eccesso di estrogeni nel sangue, quindi bisogna compensare il diabete e occuparsi. Le domande per oggi sono finite. Appunto, spero che tutte voi avete trovato utile questa diretta che è stata fatta oggi, che insomma vi chiediamo appunto di commentare questa diretta per anche sentire un po' i vostri pareri, capire se vi è piaciuta, magari anche con un girasole, insomma l'altra volta è stato molto bello vedere questo post pieno di girasoli. Sicuramente saremo felici anche di organizzare delle nuove dirette e tutto quanto, quindi insomma aspettiamo Preparatevi le domande. preparatevi, sì, faremo, insomma, manterremo sempre un po' lo stesso criterio, quindi di aprire delle domande magari cambiando argomento. Oggi abbiamo parlato appunto di terapie, ci sono tanti argomenti da trattare, insomma quello che sicuramente manca è un po' l'informazione quotidiana, cioè nel senso si ne parla ancora poco, quindi sicuramente questo può essere un mezzo utile. E detto questo, appunto, aspettiamo i vostri commenti, ringraziamo il professor Pietro Giulio Signorile per essere stato qui oggi e insomma tutto il lavoro che viene fatto appunto per la ricerca. Sì. Ringraziamo. Vorrei dire una parola che io ritengo molto importante questa community, perché diciamo attraverso la community possiamo condividere e discutere insieme, diciamo, di tutti questi problemi legati alla malattia che ancora, diciamo, sono un po' nel limbo e quindi è meglio tirarli fuori e avere consapevolezza di come stanno le cose. Bene, un saluto insomma per chiudere questa diretta da parte mia. Io sono appunto Tommaso Politano e insomma ci troverete all'interno della community ogni tanto. Un ciao a tutti. Ciao a tutti, a presto. Arrivederci.